Nel corso del tempo sono esistite occupazioni strane e bizzarre, alcune volte umilianti, fortunatamente ormai estinte, di cui forse non avete mai sentito parlare. Lo svuota-latrine. In base a un certo numero di mestieri presenti in questa rassegna, abbiamo notato che nei secoli passati non si sapeva bene come trattare le deiezioni umane. Non c'è da stupirsi quindi che ci fossero più mestieri per questo tipo di operazione. Il lavoro di uno svuota-latrine non faceva differenza. A metà tra il XV e il XVII secolo, gli svuota-latrine erano incaricati di rimuovere il contenuto delle latrine e dei pozzi neri. Che puzza, provate a immaginare. Dobbiamo ringraziare se questo lavoro è stato limitato a quel periodo storico. Sistema birilli a mano. Il bowling è senza dubbio uno dei giochi più divertenti da praticare con gli amici. Questo bel passatempo è stato praticato con lo stesso entusiasmo anche in passato, ma con una piccola differenza. Prima del 1936 i circoli assumevano persone come sistema birilli per controllare che questi oggetti fossero a posto. Sembra un lavoro facile, ma credete, rimettere a posto i birilli di tanto in tanto non è affatto semplice, in quanto bisognava lavorare 24 ore su 24 per svolgere questa mansione. Passiamo adesso al lavoro dello svegliarino. Immaginate di svegliarvi quando qualcuno vi batte alla finestra con un lungo bastone. L'unico compito degli svegliarini era quello di svegliare le persone dal sonno per farle andare al lavoro. Vista l'assenza delle sveglie, chi doveva recarsi in ufficio si avvaleva di queste persone per la sveglia del mattino, le quali battevano sulle finestre con un lungo bastone oppure lanciando piselli contro di esse. Questo bizzarro lavoro è stato svolto solo fino al 1847, ovviamente, perché poi vennero introdotte le sveglie meccaniche. Parliamo del lavoro del lampionaio. Prima che venissero introdotti i lampioni elettrici, nell'Ottocento ci si affidava ai lampionai. I lampionai erano persone che andavano letteralmente ad accendere i lampioni per le strade. Gli addetti a questa professione lavoravano con lunghi bastoni per raggiungere lampioni più alti. Questa occupazione, tuttavia, si è pian piano estinta dopo circa un centinaio di anni, quando sono arrivati i lampioni elettrici. Con un po' di fortuna, però, potete ancora trovare un gruppetto di questi lampionai in alcune parti del mondo. Segnalatore. Ecco un lavoro che è ancora in qualche modo presente ai giorni d'oggi e che forse molti di noi avranno incontrato da qualche parte. Un tempo i segnalatori controllavano che i treni fossero sul binario giusto. Inoltre gestivano manualmente le leve e le luci dei segnali. Dovevano anche controllare che il treno viaggiasse in sicurezza e che arrivasse in orario. Questo lavoro è stato sostituito dalle moderne infrastrutture del trasporto su ferro. Un altro lavoro davvero bizzarro e che mi ha fatto parecchio divertire è quello dell'ascoltatore pre-radar. C'è stato sicuramente un tempo in cui gli eserciti non potevano contare sul radar per prepararsi alla battaglia. C'è stato altresì un tempo in cui i combattenti dovevano individuare gli aerei nemici che si trovavano nelle vicinanze in qualche luogo. Prima dell'avvento del radar si impegnavano dispositivi di ascolto e specchi acustici per rilevare il rumore degli aerei del nemico. In particolare, erano in grado di rintracciare il rombo dei motori. Ma parliamo adesso del medico della scrofola. Questo è senza ombra di dubbio uno dei mestieri più bizzarri di tutta la rassegna ed è chiaro il motivo per cui non esiste più. Nell'Ottocento andava di gran moda l'utilizzazione di rospi per scopi terapeutici, soprattutto nell'Inghilterra occidentale. Le credenze popolari erano la base su cui si costruiva la medicina dei rospi. All'epoca la scrofola era un problema molto diffuso in quella regione. Chi praticava questa terapia credeva che mettere un rospo in un sacchetto di mussola e posizionarlo sul collo del paziente lo avrebbe magicamente guarito. Io credo che un medico di questo genere ai giorni nostri sarebbe finito in un solo posto, al manicomio.
La donna svuota Pitali. Questo lavoro era molto diffuso nei tempi antecedenti il periodo coloniale. Come suggerisce il nome, questa professione era affidata principalmente alle donne, che erano anche molto richieste. Il compito vero e proprio consisteva nello svuotare i vasi da notte del loro contenuto. Questi compiti venivano svolti a mano dalle donne durante la giornata. Con l'inizio del periodo coloniale la mansione fu sostituita quasi immediatamente con l'avvento dei bagni interni, quando fortunatamente si iniziò ad utilizzare lo sciacquone. Cortigiano dello sgabello. Voglio dirvi una cosa: se pensate che il vostro lavoro faccia schifo, vi invito a rifletterci 2 volte prima di dirlo. Quel lavoro ai tempi, cioè quello dei Tudor, era ben retribuito ma assolutamente umiliante. Si tratta del cortigiano dello sgabello. In questo lavoro un cortigiano doveva spogliare il re ed attendere che avesse finito di fare i bisogni sull'apposito sgabello. Poi doveva pulire il sovrano con acqua e cotone. A volte le feci venivano portate via per essere analizzate dai medici, con il fine di controllare che il re fosse in buona salute. Chiudiamo questa rassegna con la professione dell'assaggiatore. Sembra che esca da un vecchio film, ma è così. Un tempo si veniva pagati per controllare che la minestra, che sarebbe stata mangiata da qualcuno, non fosse avvelenata. Praticamente tutte le famiglie reali e le persone di alto rango assumevano una persona per assaggiare la minestra e altre pietanze. Un esempio di assaggiatrice fu Margot Wölk, che aveva l'ingrato compito di provare le minestre e le pietanze per gli ufficiali tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale.